Aiarulo, no, tu sei a valle di 5 generazioni di Aiarulo. Ogni volta che sono andata in giro per pizzerie io ho chiesto, ho incontrato una serie di pizzaioli, ho chiesto dove avete fatto il forno? I figli di Master Ernesto, il nipote di Master Ernesto, insomma avete fatto tanti forni. Come è iniziata questa tradizione degli Aiarulo nella produzione dei forni artigianali per la pizza napoletana? Con me questa è la quinta generazione, il mio nonno, bisnonno e il nonno di mio nonno. E io ho ereditato da mio padre e mio zio questo mestiere, cercando di fare il mio meglio. È stato difficile anche adattarsi a delle esigenze che questo lavoro richiede. Che cosa ti ha insegnato? I primi tempi sì, ho avuto difficoltà ad inserirmi, diciamo. Poi man mano facendo esperienza adesso mi gratifica girando anche il mondo e costruire delle creature per me sono. Sono delle creature? Sì. Io quindi so che i vostri forni sono in tutto il mondo. Recentemente un pizzaiolo mi ha detto che ha lavorato su un vostro forno a Chicago. Quanti forni avete prodotto nella vostra attività? Non abbiamo mai contato, sia per scaramanzia che infinità di forni, solo questo. Che sono nei 4 angoli di mondo, praticamente. Sì, in tutti gli angoli del mondo. L'ultimo che hai prodotto dove sei dovuto andare? L'ultimo è stato a Tokyo. E sei anche in partenza di nuovo? Sì, in Spagna. Cioè tu il forno lo produci sul posto? Come funziona? Vieni contattato? Sì, vengo commissionato e poi tutti i materiali che li spedisco o li faccio arrivare sul posto, diciamo. Mattone per mattone, come si vede. È sempre stato così? Sempre stato così, niente di prefabbricato. Che provenienza hanno? Tutti campani, tutti i nostri della Campania. Mattoni altamente refrattari che mantengono caloria, non fanno disperdere calore. Il piano del forno è fatto in terracotta, poi ci sono mattoni questi qua refrattari che mantengono 1200 gradi di calorie. La pila di tufa è strettamente campana. Questi sono materiali che garantiscono una durata? Sì, 40-50 anni minimo. Cioè tu hai avuto occasione di trovare un forno costruito? Di mio nonno, sì, ancora sì. Costruito dagli Aiarulo sì. E in funzione? Sì, ancora in funzione. In città ce ne sono tanti. Tecnicamente la cottura di una pizza, no? Come avviene? Ci sono tutti dei processi importanti. Il contatto col suolo assicura la cottura della pizza. E poi c'è la volta. La volta che quando la fiamma avvolge tutta la cupola, dà anche la doratura. La doratura della pizza, sì, che cuoce sia sotto che sopra. Come è iniziato? Quando è iniziato questo lavoro? Appena finita la scuola ho iniziato, già quando andavo a scuola, quando i lavori più vicini di casa io mi facevo accompagnare e andavo a dare una mano a loro. Poi man mano loro mi hanno insegnato tutti i trucchi, tutte le... I trucchi, questa è una bella parola, perché fa parte della costruzione di un forno artigianale anche una specie ci sono una serie di scaramanzie, la costruzione di un forno è avvolto anche da un'alia di mito e di segretezza, no? Quando si chiudeva dentro, faceva mettere i separeri davanti per coprirsi dagli occhi indiscreti. E che ora ancora vi chiudete dentro? Ora, quando dobbiamo fare alcune cose, facciamo in modo che non c'è nessuno davanti per realizzarle. Dove è allocato il segreto del forno? Nella volta? Dalla base alla... Dove? Sì. Tutto? Sì. In molti forni, sì. no? Specie quelli antichi, diciamo. Fanno mettere la mattonella di Sant'Antona per una cura, diciamo, per i malocci. Ah, per i malocchi? C'erano alcuni pizzaioli antichi che facevano mettere la monetina sotto al piano la monetina. Di cottura. Una monetina sotto spiccioli, diciamo. E che significato ha? Per loro era un augurio, una buona fortuna, diciamo, che la pizzeria andasse bene. E tu la metti ancora la monetina? Sì, alcuni pizzaioli ancora hanno questa tradizione, diciamo.
Ah, loro te lo Loro, chiedono? sì, loro devono essere noi. Ah, come funziona? Cioè, il Cioè, il pizzaiolo... pizzaiolo viene e dice "No, devi mettere una monetina sotto al piano perché mi porta fortuna. Ah, deve essere una monetina Loro, che mette lui? sua, Ah, non una mia. monetina sua, non tua. Perché io realizzo e loro, io li sto regalando e loro mettono i soldi. Questa è una donazione che stiamo facendo ad un ente privato. Con lo scopo che questi ragazzi possano appassionarsi, Sì, come tu ti sei appassionato al tuo lavoro. sì, giustamente. E i tuoi ragazzi, un giorno magari, Magari seguiranno la mia strada. glielo augureresti? Sì, È un bel lavoro, ti piace? per adesso sì. Come è cambiato? No? Questi ultimi 2 anni sono stati delicati per il mondo della pizza, no? C'è una grande attenzione da parte dei media. Il pizzaiolo fino ad ora è sempre stato ai margini della società, insomma, ha lavorato a capo chino sul banco e gli artigiani del forno forse sono ancora meno conosciuti dei pizzaioli. Come lo sai, che impressione hai di questo processo, questo cambiamento? Anche nel tuo lavoro sono cambiate le cose? Sì, anche per noi è cambiato, in modo c'è molta più esigenza rispetto al primo. Molta più passione adesso, molta più originalità della cosa. Prima si lavorava più a caso, diciamo. Adesso c'è più, uno viene più Controllato. più controllato. Ma i forni sono sempre uguali o sono cambiati proprio il forno come dimensioni? Come... Sì, ora c'è più esigenza per fare i forni più grandi, prima si usava fare i forni piccoli, che non era la pizza non era tanto richiesta, invece adesso stanno richiedendo più forni grandi perché c'è più richiesta delle pizze. Per esempio, e questo è il bello poi del lavoro artigianale, no? Tu hai una traccia, no? Per esempio la traccia di questo forno qua è che tu avevi una base e dovevi farci un forno sopra. L'artigianalità fa sì che tu Mi possa... posso adattare su qualsiasi base, su qualsiasi cosa. Una volta addirittura, e non so se ancora si fa, i forni uno si adattava addirittura al pizzaiolo, Sì, alla statura. Cioè, ti capita ancora che... Come no, come no. Cioè? Ancora tutt'oggi mi chiedono di farlo in base alla loro altezza. Questo perché quello del fornaio è anche un lavoro usurante, Come no? no? Quindi se uno ha la facilità di accompagnare la pizza nel forno in una maniera più agevole, chiede ad Aiarulo. Prima erano più bassi i pizzaioli, ora adesso sono più alti e lo vogliono più alto rispetto alle loro esigenze. La famiglia Aiarulo entra nei granai della memoria. Che valore ha per te la memoria? Per me è una soddisfazione sia della mia famiglia e adesso io che sto portando avanti questo nome, che è molto famoso in tutto il mondo. Francesco, Mi dica. mi fa tanto piacere di incontrarti. Ormai tu sei in pensione, no? Sicuro. Non lavori più. Non lavoro più da tanti anni. Com'è stato Ernesto come allievo? All'inizio poco così. Poco testato. Man mano si è inserito. Che difficoltà c'ha questo lavoro? No, per noi nessuna difficoltà. Però diciamo, come tu stesso, no? Tu l'hai imparato da papà, Sì, da Ernesto. sì. Mio padre ha imparato dal padre. E ancora... Il padre del padre ancora dal padre. Ma com'era questo? Io ho sentito tanto parlare di Master Ernesto, no, tanto è noto Master Ernesto, che quando uno chiede in città chi ha fatto questo forno, dicono Master Ernesto. E quasi cioè, sono tutti Master Ernesto gli Aiarulo, non ci sta Antonio, non ci sta Francesco. Ma solo lui probabilmente perché ha lo stesso nome, si chiama Ernesto e Master Noi Ernesto. dobbiamo andare avanti. Ma voi deve andare avanti. Tu hai imparato da Ernesto, com'era Ernesto come maestro? Buono. Era Buonissimo. buono. Era buonissimo. Che cosa ti ha cioè come inizia un lavoro di artigiano? Presso la parte quando è piccolino. Tu hai iniziato a quanti anni? Avevo fatto, a me sono 50 anni. E quindi hai iniziato piccolissimo. Piccolissimo. Dopo la scuola, sempre dopo la scuola. Ma era una cosa che ti piaceva o che Ernesto tuo padre... Non piace tanto, però man mano che uno si inserisce allora. Alla fine però... Devi fare quel mestiere e basta. Alla fine sei contento. Un solo mestiere e basta. Quindi tu tutta la tua vita hai sempre- dedicato al sempre forno questo, artigianale. Sempre questo qua. Ma anche tu eri di quelli che si nascondeva dietro alle tende? Sempre, anche adesso. Anche Mio adesso? figlio fa questo. Ma che cosa nascondete?
E niente, è il nostro mestiere, la gelosia. Però c'è davvero qualcosa di segreto nel furno Come che no? vale la pena di nascondere, non è soltanto No, per no, fare no, la scena. no. Ah, Che veramente ci sta. Noi lo teniamo, ma gli altri non lo so. va bene, ti ringrazio. Ecco.